Benvenuti a questo viaggio attraverso la straordinaria epopea della Casa Savoia, una delle dinastie più antiche e influenti d'Europa. Dalle sue origini nel cuore delle Alpi nel X secolo, la famiglia Savoia ha intrecciato il proprio destino con quello dell'Italia, guidandola verso l'unificazione e pregnando fino al 1946. In questo video esploreremo le tappe salienti di questa incredibile storia, scoprendo come una casata nata tra le montagne sia riuscita a plasmare il futuro di una nazione intera. Questo è un nuovo episodio di Voci dal passato, il podcast di The History Tales in cui esploriamo e conosciamo le storie e i personaggi che hanno segnato la nostra storia. Se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a iscrivervi al canale per ricevere gli aggiornamenti dei nuovi video in uscita e nella descrizione troverete tutti i link per aiutarci nel nostro progetto di divulgazione della storia e dell'archeologia in Italia. La nostra storia inizia intorno all'anno 1000, quando in due carte, redatte nel castrum di Boxosel, un centro facente parte del Pagus di Sermorens, tra le diocesi di Vienna e Grenoble, quindi siamo in Francia, nell'attuale Francia, compare tale Umberto. Nel documento datato 1003, Umberto è anche menzionato in qualità di comes, ovvero un conte al governo in teoria di una contea. Umberto dovette essere all'epoca molto vicino al re Rodolfo III, che amministrava il cosiddetto regno indipendente di Arles, dal nome appunto del suo insediamento principale, che era una piccola porzione di territorio che comprendeva grosso modo gli odierni territori d'Oltralpe, di Lione, Besançon, Vienne e la stessa appunto Arles, ma anche Nizza. Il potere del sovrano era comunque molto limitato a causa della forza sovrastante delle signorie ecclesiastiche dei principali insediamenti di questo regno. E questo dovette essere poi il motivo per cui, nonostante Umberto fosse appunto appellato come comes, probabilmente non aveva un vero e proprio territorio da amministrare. Tuttavia, nel corso degli anni successivi, il nostro Umberto appare come testimone in vari atti normativi e anche giudiziari, quasi tutti registrati a cavallo delle Alpi, quindi nei punti di confine tra la Svizzera, l'Italia e la Francia, in particolar modo nella regione del Vaud. E progressivamente, infatti, sembra estendere la sua area di influenza in quella che è l'area del Gran San Bernardo, quindi tra Sion e Aosta. Nel 1022 sembra essere stato poi il re Rodolfo a nominare un nuovo vescovo di Aosta, il figlio di Umberto, Burcardo. In questi anni, diciamo, furono decisivi per quella che è poi la sorte della dinastia, che fu poi certamente favorita dalle astute mosse di Umberto. Avendo notato la forza del Sacro Romano Impero e dell'imperatore Corrado II, alla morte di Rodolfo III, che già aveva comunque pensato di lasciare in eredità il suo regno all'imperatore e all'impero, appoggiò Corrado contro la fazione di Eudes de Blois, che invece rivendicò la corona del regno. Umberto mise quindi a disposizione dell'imperatore un piccolo contingente di uomini, ma soprattutto il comodo e strategico passaggio del valico alpino, dove appunto lui aveva probabilmente i suoi territori. Nel 1033 Corrado ottenne il controllo dell'area e Umberto si mostrò un abile mediatore con molta astuzia e strategia diplomatica tra le posizioni dell'impero e quelle delle importanti sedi vescovili, che come abbiamo visto avevano un'importante influenza nella gestione di questa porzione di territorio. Fu qui che prima Corrado II e poi anche il successore Enrico III diedero grande fiducia al capostipite di Savoia, al comes Umberto, e tanto che egli riuscì a radicare con molta più forza un maggiore controllo sul territorio, sfruttando soprattutto la vaghezza di alcune delle assegnazioni territoriali che erano state fatte fino a quel momento e quindi poi accaparrandosi i territori, tutto con il beneplacito dell'imperatore. Questo tentativo di controllo si allargò poi anche a questi enti ecclesiastici che abbiamo detto essere stati molto, molto importanti all'epoca e questo gli permise comunque di consolidare all'interno dell'impero una cospicua porzione di territorio a cavallo tra le regioni di confine di Francia, Svizzera e Italia. L'ultimo documento che parla di Umberto I è del giugno del 1042 ed è presumibilmente deceduto nel luglio dello stesso anno. Sappiamo che Umberto si sposò con tale Ancilla, parlando un po' di vita privata del nostro Comes, probabilmente intorno all'anno 1000, e da questa unione nacquero ben quattro figli maschi, Burcardo, Aimone, Amedeo e Oddone. Non a caso, nel corso della lunga storia della dinastia, Aimone, Amedeo e lo stesso Umberto sono nomi che ricorrono costantemente nella genealogia dei Savoia.
Tolti Burcardo e Aimone, entrambi che furono avviati alla carriera ecclesiastica, e abbiamo visto Burcardo appunto nella sede di Aosta, Oddone e Amedeo si spartirono il territorio alla morte del padre. Amedeo divenne comesse dei domini borgognoni, mentre Oddone sposò la potente Adelaide di Susa, che era della potente dinastia degli Arduini, discendenti fini ad Arduino di Ivrea, e divenne quindi marchesi di Torino, ereditando il titolo del suocero Olderico Manfredi. Sebbene il dominio degli eredi di Umberto fosse abbastanza stabile, iniziarono ben presto a sorgere situazioni di conflitto con gli episcopi che con la morte dei fratelli, abbiamo detto Burcardo e Aimone, passarono ad elementi estranei alla famiglia e talvolta anche contrapposti ad essa. Amedeo I morì intorno al 1051, lasciando le redini del territorio in mano al fratello, che dovette fronteggiare le forti spinte dell'impero. Allo stesso modo, anche le forti spinte di indipendenza da parte di questi vescovati. Alla morte di Oddone, avvenuta nel 1057, si succedettero i suoi figli Pietro I, che regnò fino al 1078, e Amedeo II, fino al 1080, ma il potere rimase formalmente nelle mani della madre Adelaide, almeno fino alla sua morte nel 1091. La morte di Adelaide rappresenta il primo vero turning point della storia. Adelaide di Susa fu certamente una donna straordinaria, meno nota ma altrettanto importante nella storia italiana quanto la più celebre Matilde di Canossa, sua contemporanea. Seppe con molta forza domare questi vescovati che appunto avevano delle spinte indipendentistiche, dapprima quello di Vienne, ma anche poi successivamente quello di Asti. Ebbe poi un ruolo di primo piano anche nella disputa tra Gregorio VII ed Enrico IV, accompagnando quest'ultimo, che era suo genero in quanto marito della figlia Berta, presso il pontefice a Canossa e intercedendo per lui ottenne quindi l'udienza. Aveva poi infatti una fama di donna devota e religiosa e quindi è per questo molto apprezzata dal pontefice. Adelaide morì nel 1091, lasciando una situazione ereditaria clamorosamente in bilico. Molti dei figli maschi erano deceduti e i loro figli quasi tutti ancora troppo piccoli. Gli unici in grado di governare erano i due figli di Amedeo II, Oddone e Umberto II. Quest'ultimo fu l'unico poi in grado di fronteggiare le minacce esterne e riuscì a preservare il controllo nel 1097 sulla Valle d'Aosta e sulla Valle di Susa. Alla morte di Umberto nel 1003 gli succedette il figlio Amedeo III, che tentò di stabilire il controllo sul regno anche cercando l'appoggio dell'imperatore Enrico V. Faccio una parentesi, qui i Savoia seppero fin da subito destreggiarsi tra i due più potenti regni e imperi che li circondavano. Quindi da un lato, volgendo verso l'Italia, avevano ovviamente rapporti con l'impero, con il Sacro Romano Impero, mentre dall'altra parte, per i territori francesi, dovevano comunque relazionarsi con il re di Francia. In questo caso Amedeo scelse di appoggiarsi all'imperatore Enrico V. E infatti le fonti su Amedeo comunque sono molto discordanti, perché alcuni affermano che seguisse l'imperatore a Roma, altri che nel 1111 compì addirittura un pellegrinaggio in Terra Santa, di cui tuttavia sappiamo molto poco. Tra il 1111 ed il 1116 l'imperatore iniziò a dare nuove concessioni alla città di Torino, danneggiando in qualche modo le pretese di diritti marchionali di Amedeo. Nel 1120 fu ospite presso i territori Papa Callisto. Gli anni successivi proseguirono con un indivagare politico di Amedeo che tuttavia con molte difficoltà riuscì a recuperare il controllo sulla cognata Torino. Il grande lavoro di Amedeo fu su poi tessere relazioni nei territori limitrofi e negli altri grandi regni d'Europa, portando quindi la dinastia di Savoia al centro delle dinamiche europee. Ad esempio, una delle figlie Matilde sposò Alfonso Enriques di Portogallo, mentre le altre figlie si sposarono con rampolli delle contee e dei ducati limitrofi. Una delle sorelle, poi Adelaide, o forse Alice, sposò nel 1115 Luigi VI re di Francia, mentre un'altra sorella, Agnese, sposò Arcimbaldo VII, signore di Borbone. Nel 1146 poi si imbarcò con il nipote Luigi VII di Francia per prendere parte alla seconda crociata, ma morì lungo il tragitto, dopo essere sbarcato a Cipro nell'aprile del 1148. Il suo successore fu il figlio primogenito Umberto III, detto il Beato, che ebbe un ruolo decisivo a fianco del pontefice Alessandro III contro l'imperatore Barbarossa, allo scopo di bloccare l'espansione di Torino, favorita dallo stesso imperatore.
Nel 1168 fece un cambio di casacca però, perché appoggiò l'imperatore nella pace di Costanza, in quanto si sentì il suo potere minacciato dalla forza che stavano assumendo i comuni in tutto il nord Italia. Dal suo quarto matrimonio con Beatrice di Vienne nacque Tommaso I, suo erede e personaggio decisivo nelle sorti della dinastia. Salito al potere appena undicenne nel 1189 e per alcuni anni affiancato dal marchese di Monferrato Bonifacio I, mantenne per diversi tempi una politica molto attiva a livello diplomatico, ristabilendo un ottimo rapporto con i vicini e soprattutto con lo stile vescovato di Torino. Dopo la morte di Enrico VI si schierò a fianco di Ottione di Braunschweig nella sua lotta per il trono contro Filippo di Svevia. Ma Tommaso, dimostrando grande valore in battaglia e riconquistando progressivamente piccole porzioni dei territori, convinse Filippo ad appoggiare la sua politica di riconquista e lo fece ovviamente anche per portarlo dalla sua parte. Nel 1207 Tommaso fu quindi investito da Filippo, suo nuovo alleato, potremmo così dire, di alcuni domini, tra cui Chieri, Testona e Moudon, quest'ultima che legittimò poi la definitiva presenza sabauta nel Vaud. Negli anni 10 del 200 fu molto attivo anche militarmente, incorporando progressivamente i territori nei dintorni, Pinerolo ad esempio, ma anche parti di quello che era il marchesato di Saluzzo. Tommaso, come altri predecessori, si dimostrò un abile a cambiare bandiera. Lo abbiamo già visto prima nella disputa tra Filippo e Ottone, ma la stessa cosa fece tra Ottone IV e Federico II, sperando di avere maggiori garanzie di potere appoggiando appunto Ottone. Ma nel 1226, quando i comuni si coalizzarono contro lo stupor Mundi, decise di appoggiarlo e di giurare fedeltà, ottenendo così la nomina a legato imperiale per il Regno Italico. Questa scelta era dovuta al fatto che, come al solito, per quello che riguarda i domini dei Savoia, erano molto preoccupati dalla possibile crescita dei comuni e quindi che potessero in qualche modo ledere i loro interessi nel nord Italia e per questo motivo in quasi tutte le occasioni, ma non tutte, appoggiarono sempre l'impero. A Tommaso poi si deve la costruzione del castello di Chambéry, località oggi nella Savoia francese, ma che per diversi decenni fu l'abitazione principale della dinastia. Nonostante la grande capacità di allargare il territorio e consolidare il dominio, la morte di Tommaso nel 1233 lasciò un grave problema ereditario a causa di un elevato numero di figli avuti dalla consorte Beatrice Margherita di Ginevra. I possedimenti vennero divisi infatti fra i figli Amedeo IV, che mantenne il titolo di conte di Savoia, e Tommaso II, che ricevette il titolo di signore di Piemonte. Tra l'altro, da quest'ultimo si sviluppò poi una branca della dinastia, i Savoia-Caia, tramite il nipote di Tommaso II, Filippo I di Savoia, che sposò Isabella di Villehardouin alla fine del XIII secolo, spero di averlo pronunciato bene, erede del titolo del Principato di Acaia, che aveva ottenuto a sua volta dal padre Goffredo e che aveva mantenuto lei nonostante il matrimonio con Filippo d'Angiò, da cui però non aveva avuto figli ed eredi legittimi. Il XIII secolo fu abbastanza complicato dal punto di vista dinastico. Infatti i due rami ebbero modo di scontrarsi più volte sulla legittimità degli eredi e questo creò non pochi problemi alla stabilità dei territori. Furono però molto abili nell'allargare i loro legami matrimoniali. La primogenita di Amedeo IV, Beatrice, sposò nel 1247 niente po' di meno che Manfredi di Hohenstaufen, che era figlio di Federico II. Succedette poi Amedeo V, detto il Grande. Amedeo fu il primo vero grande protagonista anche sulla scena europea, grazie alla sua capacità militare e diplomatica. Salito al potere nel 1285, dovette accettare la suddivisione del territorio tra i diversi eredi, Vaud, Boghei e Varromei al fratello Ludovico, mentre al fratello maggiore Tommaso i territori del Piemonte, che successivamente passarono poi al citato nipote Filippo. Con abilità diplomatica riuscì, pur non controllando direttamente i territori, a muoversi di concerto con i suoi parenti e quindi, da un certo punto di vista, riuscì contemporaneamente a contrastare l'ingrandimento di Guglielmo di Monferrato, poi si alleò con Asti ed ebbe modo anche di allearsi con il marchese di Saluzzo. In seconde nozze
Si sposò poi con Maria di Brabante e nel 1307 da questa unione nacque Giovanna di Savoia, che poi è nota come Anna Paleologina per aver sposato l'imperatore di Bisanzio. Tornando al nostro Amedeo, egli accolse il cognato Arrigo con grande enfasi e lo ospitò accompagnandolo poi a Roma, vivendo i tragici momenti di guerriglia in città nel 1312-313, quando tra le fazioni imperiali e anti-imperiali si vennero a creare degli scontri di guerriglia in città. Arrigo VII quindi gli concesse anche il titolo di vicario imperiale in Lombardia e lo investì nominalmente della contea d'Asti, oltre a dargli il titolo di principe dell'impero. In questi anni i Savoia ebbero finalmente il ruolo centrale in Europa e in Italia. Ad esempio, nel 1310 il nipote di Amedeo, Ludovico II, figlio di Ludovico I del Bod, divenne senatore di Roma. Amedeo ebbe probabilmente un ruolo di primo piano nella difesa dell'isola di Rodi nel 1315, che era all'epoca assediata dall'impero ottomano e dove, secondo alcune fonti, si distinse per grande coraggio. Legato all'impresa di Rodi sarebbe, secondo una leggenda, non confermata ovviamente, la derivazione del motto di Savoia Fert, che sarebbe l'acronimo di Fortitudo eius Rodum tenuit, la sua forza preservò Rodi. In realtà non ci sono prove verificate di questa affermazione, di questa cosa, che anzi risulta anche poco probabile. Secondo altri, il fert sarebbe una derivazione dal ferto o fertone, ovvero la moneta divisionale del sistema monetario adottato da Amedeo VI e Amedeo VII, e che deriverebbe poi dalla parola sassone feorta. Ma esistono poi innumerevoli altre interpretazioni più o meno fantasiose. Ferte come accorciamento di Ferté, che è un'antica corruzione del termine fortress francese, che appunto ha lo stesso significato poi in italiano. Ma la spiegazione più probabile è che si tratti semplicemente della terza persona del presente indicativo del verbo fero, che in latino vuol dire portare o sopportare, fero fers, tulilatum ferre, il che quindi poi lo collegherebbe, e come vedremo tra qualche minuto e poi nei prossimi episodi di questa saga, lo porterebbe a essere collegato all'ordine cavalleresco del Collare, il cui morto Fert è unito al nodo dei Savoia e che probabilmente faceva riferimento alle prove di onore e devozione che si facevano alla Santissima Annunziata, ma appunto lo vedremo dopo. Sempre nell'ambito della politica estera dovette poi essere l'ambasceria da lui condotta presso Giovanni XXII ad Avignone nel 1323, forse per discutere di un'eventuale crociata in favore dei bizantini che all'epoca erano fortemente minacciati dagli ottomani. Qui però il conte si spense e le sue spoglie furono poi portate al monastero di Alta Comba, dove per diverso tempo verranno sepolti numerosi conti e duchi di Savoia. Il suo successore fu Edoardo il Liberale, che ebbe un non facile governo anche a causa della pressione da parte del delfino del Viennois, Ghigo VIII, che più volte tentò di sottrarre territori alla vicina Savoia. Edoardo morì nel 1329, improvvisamente, da quello che sappiamo, e alla sua morte, in assenza di figli maschi, gli succedette il fratello Aimone, che tentò di limitare i conflitti con i suoi vicini. In questi anni molto acuti furono poi gli scontri tra Regno di Francia e Regno d'Inghilterra, agli inizi di quella che è nota a tutti come la guerra dei Cent'anni. Nel 1339 combatté a fianco del re Filippo contro Edoardo III e partecipò alla difesa di Tournai. Fu poi designato negoziatore di pace tra i due monarchi, giungendo ad un accordo di tregua che durò purtroppo per soli 2 anni. Aimone, che per tutte queste azioni fu detto anche il Pacifico, morì nel 1343 e fu sepolto, come alcuni dei suoi predecessori, ad Altacomba. Il suo successore fu Amedeo VI, che ebbe fin da subito problemi con il regno francese, soprattutto per accordi matrimoniali. Ma tuttavia nel 1355 Amedeo riuscì a raggiungere finalmente un accordo con i rivali del Viennois, ponendo fine a queste tensioni di confine che perduravano ormai da diversi anni. Venne effettuato uno scambio di territori e castelli contesi in modo tale da evitare ulteriori problemi in futuro. Ad esempio, il Delfino abbandonò i castelli a nord del Rodano e rinunciò ad ogni diritto su Gex, Fusigny e il Genevese, mentre il conte di Savoia, dal canto suo, abbandonò definitivamente gli antichissimi domini appunto nel Venois.
Nel 1363 Amedeo diede il suo assenso alla partecipazione alla crociata e a lui si deve la fondazione del famoso Ordine del Collare, di cui abbiamo parlato poco fa, nel 1364, che mirava quindi ad avviare la feudalità savoiarda verso un ideale religioso e morale che fino a quel momento era stato trascurato dai Savoia, citando le parole appunto di Francesco Cognasso che ha scritto la voce del dizionario biografico degli italiani proprio di Amedeo. Nel 1372 Amedeo fu protagonista nella guerra contro i Visconti, signori di Milano. Dopo aver salvato Asti dalla potente famiglia lombarda, iniziò una campagna di conquista e minacciò sia Milano che Pavia. Il Papa da un lato lo esortava a distruggere definitivamente i Visconti per risolvere queste tensioni e problemi nel nord Italia, ma tuttavia Amedeo non volle perché preferiva mantenere uno status quo e quindi si limitò a mostrare il suo potenziale ai nemici. Poi tentò di sfruttare il suo sistema di alleanze, specialmente quello avuto con gli Angiò, che all'epoca avevano dei territori in Piemonte, ma come è noto anche delle importanti mire sul meridione d'Italia e anzi, se vorrete un approfondimento di questa parte della storia, chiedetecelo nei commenti e provvederemo a fare un nuovo video. Questa alleanza con gli Angiò fruttò alcune conquiste territoriali, sempre nell'area del Piemonte e della Francia meridionale, tuttavia non risolse il problema del marchesato di Saluzzo, che proprio perché ai confini del territorio dei Sabaudo creava grossi problemi e tensioni. A questo punto il conte di Savoia cercò di ricambiare il favore con Luigi d'Angiò accompagnandolo nella sua spedizione militare nel meridione, ma morì di peste a Santo Stefano di Campobasso nel marzo del 1383 e pochi mesi dopo sarà seguito dallo stesso Luigi d'Angiò. Ad Amedeo VI succedette poi Amedeo VII, detto il Conte Rosso per il colore dei suoi capelli. Come i predecessori, si barcamenò tra il Regno di Francia e l'Impero, a cui richiese la conferma dei suoi diritti sulla contea. Successivamente affiancò i re di Francia contro gli inglesi e contro i fiamminghi, sempre nell'ambito di quelle guerre che facevano parte dell'ampio spettro delle guerre dei cent'anni, in diverse campagne tra il 1385 ed il 1386. Amedeo fu anche fautore di un allargamento della contea, che grazie ad un accordo con la potente famiglia dei Grimaldi ottenne quindi il territorio di Nizza, che rimase poi in realtà per molti secoli tra i possedimenti dei Savoia. Nella politica italiana mantenne una posizione ondivaga, da un lato tremando un'alleanza antilombarda con Firenze, dall'altro mantenne tuttavia dei buoni rapporti con Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano. Il regno di Amedeo si chiuse nel 1391 quando, dopo una rovinosa caduta da cavallo, la sua ferita si infettò, iniziando il processo di setticemia. Morto a novembre, gli subentrò il figlio Amedeo VIII, che avendo però solo 8 anni rimase sotto la tutela della nonna Bona di Borbone. Nel 1393 Amedeo sposò Maria di Borgogna, ma è solo nel 1400 che riuscì poi ad imporre la sua politica sui territori e sulla contea. Nel giro di 15 anni Amedeo sostanzialmente diede una dimensione importante e definita alla Savoia. Infatti, sfruttando le guerre intestine in Francia tra le diverse fazioni pro e contro il re, allargò i suoi territori a ovest e, sfruttando il dissolvimento dello Stato visconteo, incamerò definitivamente il genovese e poté consolidare anche il controllo del Piemonte orientale. Ma soprattutto, finalmente nel 1413, costrinse al vassallaggio il potente Marchese di Saluzzo. Dopo diversi anni, nel 1418, poté poi riunire tutto il territorio del Piemonte sotto un'unica guida, perché alla morte di Ludovico Savoia Acaia si estinse il ramo dei Savoia Acaia e quindi passò tutto sotto il suo controllo. Ma il cambiamento più importante avvenne nel 1415 e nel 1416. Nel primo anno fu abbastanza chiaro il suo appoggio ai francesi nella battaglia di Azincourt, dove mandò circa 2000 soldati che però alcuni perirono e, come è noto, la battaglia fu poi persa dai francesi. La svolta si ebbe poi nel 1416 sull'altro fronte noto della diplomazia sabauda, ovvero quello dell'imperatore. Infatti Sigismondo di Lussemburgo gli conferì il titolo ducale, dando vita al Ducato di Savoia.
Nel 1423 e nel 1430 poi fece una serie di ordinamenti legislativi che rimasero per molti secoli alla base delle successive leggi e legislazioni sabbaude. Nel 1434 fondò poi il potente Ordine dei Cavalieri di San Maurizio, che nacque prevalentemente come confraternita religiosa, ma che poi successivamente incorporò il più antico ordine cavalleresco di San Lazzaro, che come è noto fu fondato intorno al 1090 a Gerusalemme e che aveva una tradizione storica veramente importante, nonché importanti ricchezze. Devoto decise di lasciare la vita politica, lasciando anche solo formalmente il controllo al figlio Ludovico, ma abdicò definitivamente, con molte difficoltà tra l'altro, solo a seguito di un evento clamoroso ed estremamente curioso. Facciamo un passo indietro. Dal 1378, con il ritorno del Papa da Avignone a Roma e le elezioni di battuta di Urbano VI, avvenne il conseguente scisma d'Occidente, che portò a una situazione politica e religiosa estremamente turbolenta e complessa in tutta Europa, che aveva visto quindi queste posizioni contrapposte tra il papato romano e alcuni dissidenti tra cardinali, prelati e anche figure nobili nel resto d'Europa e che in alcuni casi appoggiavano un antipapa che era ad Avignone o in altre zone d'Europa. I Savoia, già con Amedeo VI, avevano appunto assunto posizioni vicine agli antipapa avignonesi, ma non aveva mai avuto un aperto conflitto con il papato. Nel 1431, intanto, era iniziato sulla volontà di Papa Martino V il Concilio di Basilea, che poi ebbe anche sedi a Ferrara e a Firenze, e che doveva portare a una risoluzione dei problemi che erano rimasti irrisolti dal precedente Concilio di Costanza del 1417, che aveva solo parzialmente, ma non definitivamente, risolto appunto i problemi dello scisma. Nel 1438 diversi conciliaristi avversi al Papa di quel periodo che era Eugenio IV, decisero di nominare pontefice clamorosamente Amedeo, uomo stimato per la sua devozione e come detto da tempo ritiratosi a vita monacale. Con non poche riserve Amedeo accettò l'incarico e quindi assunse nel 1440, dopo aver anche rinunciato, come detto, al ducato in favore del figlio, il nome di Felice V. Dopo aver ricevuto gli ordini sacri, fu consacrato e incoronato papa il 24 luglio 1440, dando inizio al nuovo scisma. Tuttavia, il suo riconoscimento fu molto limitato, sia ai suoi territori e poi a pochi stati tedeschi, mentre la Francia e il resto del Sacro Romano Impero rimasero cauti e indecisi. Tentò in alcune circostanze di organizzare delle spedizioni per conquistare Avignone e addirittura si dice arrivare a Roma, ma entrambe naufragarono con un insuccesso. Dal 1445 cercò poi una via di uscita da questa situazione complicata in cui si era andato a cacciare e grazie alla mediazione francese nel 1449 raggiunse un accordo con Papa Niccolò V, rinunciando così a questo titolo papale e il 7 aprile venne in cambio riconosciuto cardinale con il prestigioso titolo di Santa Sabina. Nonostante la nuova carica assunta, dopo il fallimento della ribellione dei conciliaristi di Basilea, Amedeo tornò alla politica e sostenne il figlio Ludovico nella sua lotta per la successione milanese. Scese in Piemonte nel 1449 per aiutarlo contro Francesco Sforza, duca di Milano, ma nel gennaio del 1450 si ritirò a Ginevra, dove morì poi il 7 gennaio dell'anno successivo, del 1451. Inizialmente fu sepolto a Ripaglia, ma poi i suoi resti furono trasferiti a Torino nella cappella della Sindone. Con la storia di Amedeo VIII, alias Felice V, concludiamo qui la prima parte di questo lungo racconto di Casa Savoia. Nel prossimo episodio, dedicato alla famiglia, riprenderemo dalle vicende del figlio di Amedeo, Ludovico, e avremo quindi ancora modo di citare Amedeo VIII e Felice V, poiché, come detto, sebbene ormai cardinale e tecnicamente fuori dalla vita politica, continuò ad avere un enorme peso nelle decisioni della dinastia Sabauda. Torniamo quindi al nostro presente e concludiamo questo episodio di Voci dal passato. Se vi è piaciuto il video lasciate un like ed iscrivetevi al canale e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa rocambolesca ma affascinante storia di Casa Savoia.
Ci vediamo al prossimo episodio. Secondo, no, no, non è nuovamente interrompi. Perché alla prossima non riesco cioè alla prossima è troppo breve, ma l'ho fatto bene.